Bene? Tu come stai? Bene, bene. Il peggiore già è passato. Piano piano sto riprendendo, dai. Quanti anni avete? 11. Ah, tra 11. Ah, ok. Fino a 13. Ah, ok, bene. La mia domanda è: se avessi la possibilità, a quale giocatore di reparto della Juventus del passato chiederesti un consiglio e perché? Bella domanda questa. Del passato già ho parlato tanto di Chiellini. Secondo me sarebbe una bella coppia. E più avanti chiederò più per l'infortunio, che anche lui ha avuto questo infortunio. Vorrei capire cosa ha fatto lui per tornare ai suoi livelli. Ciao, ciao. E qual è il tuo compagno più divertente? Siamo una bella squadra, ce l'abbiamo tanti. Ti dico uno, c'è Pinso, c'è Pinsoli, è un grande. Anche i gatti ti fa divertire. Quale sensazione vivi quando scendi in campo con la maglia della Juventus? Ora mi manca un po', né? Quasi 2 mesi già. Alla notte ogni tanto anche sogno, però la sensazione è bellissima, è molto bella, è una maglia storica che ha vinto tutte le squadre più forti dell'Italia, quindi l'emozione è unica, mi piace un sacco. Qual è la tua paura più grande prima di scendere in campo? Cosa provi prima di uscire dal tunnel? Hai delle tecniche per restare calmo? La paura non ho paura, però sto così tanto concentrato, io faccio un lavoro anche mentale che mi aiuta a stare tranquillo sul campo. La paura secondo me è normale, però ogni giorno che stai lì su allenamento, lavori tecnicamente, quello sparisce piano piano e dopo 3-4 minuti, dopo inizio la partita, sei tranquillo, vai da solo, più fluido. Grazie mille. Prego. Ma anche se sei fuori dal campo per infortunio, come fai ad essere da sostegno ai tuoi compagni durante le partite? Sì, sto fuori sì da un po', però ce l'abbiamo un gruppo su WhatsApp che prima di ogni partita mando un bel messaggio a loro e anche quando sto lì sul campo sto facendo le mie terapie, parlo con loro. Che cosa ti ha ispirato a fare il difensore? In giovanile ho iniziato come centrocampista, però ho avuto un allenatore che mi ha messo lì in difesa e piano piano mi allenavo e lui diceva: guarda, secondo me puoi fare difensore, e di lì in poi ho iniziato il mio percorso come difensore. E eu sou ítalo-brasileiro. Boa. E qual é a sua comida brasileira favorita? E se é boa para os seus treinos ou se é proibida? Acho que você vai concordar a mesma coisa. Parlo in italiano meglio, no? La grigliata. Você também gosta, né? É boa. E quindi la grigliata, la carne per un brasiliano, per noi sudamericani è fondamentale. Obrigado. Però non si può esagerare. Cosa provi quando fermi un'azione avversaria? No, noi che siamo un difensore, quando ti fai un intervento così bello, è come è un dovere suo. Quindi prendi anche più fiducia, che piano piano durante la partita inizia a crescere anche come personalità, no? Quindi è una delle sensazioni più belle per un difensore. Quando avevi la metà, come riuscivi a conciliare scuola, sport e tempo libero? Per arrivare ai tuoi livelli, devo dedicarmi esclusivamente al calcio ed escludere tutto il resto? No, secondo me anche da voi, i vostri genitori, chiedi tanto nelle scuole, no? È tanto impegnativo. La mia mamma, i miei genitori erano uguali. Però è una cosa difficile da conciliare, però c'è tempo per tutto. Un giorno c'è 24 ore, l'anno è grande così, riesci a fare tutte e due tranquillamente. Se fai bene non c'è problema. Ti seguo da quando sei arrivato alla Juventus. Cos'è cambiato nella tua prestazione fisica e mentale per fare un alto salto prestazionale così grande? Come hai dimostrato nelle partite di inizio campionato? Bella domanda, come l'ho detto, ho un coach che mi aiuta tanto a livello mentale. Il primo anno, quando sono arrivato, era un mondo diverso. Sono arrivato da Toro, quindi alla Juve è un club più importante del mondo, uno dei più importanti.
E in Italia è il primo. Quindi quando arriva qui ce l'hai gli occhi tutti addosso, è normale che sia così. Quando lo fai in una prestazione mese a mese che non è al top, ti criticano tutti, però se lavori bene, come ho detto, se lavori bene mentale e fisicamente non c'è problema, viene da solo. Quindi devi essere concentrato tanto sul livello mentale, che quello ti aiuta, alla fine è quello. Se nella sua crescita tecnica o sportiva andare via dal Brasile da giovane è stato utile e quanto sia stato difficile abbandonare le sue radici. Sì, quando sono arrivato in Italia è stato un periodo un po' difficile, però lo sapevo che tutti i calciatori vogliono venire in Europa. Soprattutto per me come difensore l'Italia è una delle scuole migliori per i difensori, quindi sono diventato questo perché ho lavorato tanto, qui si lavora tanto sull'aspetto difensivo e questo mi ha aiutato per quello che sono oggi. Da bambino cosa sognavi di fare da grande? Quando ero bambino mio padre è stato un calciatore dilettante, però anche lui ha provato a essere un professionista, non è riuscito, quindi è stato cresciuto così, sempre sentendo lui, guarda, per essere calciatore devi fare questo, devi fare così, quindi quell'amore è venuto lì già dai miei genitori. Quanto è importante per te adattarti ai diversi stili di gioco difensivi, specialmente in un campionato come la Serie A dove ogni squadra propone un approccio tattico unico? Secondo me quello è una cosa importante perché ogni squadra, come hai detto tu, ogni squadra è diversa dall'altra. Quindi il calcio di oggi, il calcio moderno, sta cambiando tanto. Prima solo si difendeva, oggi il difensore deve giocare bene. Quindi devi adattare, allenarti e adattare. Grazie. Prego.